Ciao ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale Segreti da Chef. Oggi parliamo di un argomento che farà saltare dalla sedia più di uno chef o pasticcere. Pensate davvero che pastorizzare un tuorlo con zucchero o sale sia più sicuro di un tuorlo semplice? Vi sbagliate, e alla grande. Sì, avete capito bene, e vi prometto che dopo questo video non guarderete più una crema, una maionese o una carbonara con gli stessi occhi. Cominciamo dalle basi. Tutti sappiamo che la pastorizzazione serve per ridurre o eliminare i batteri patogeni, in particolare la salmonella, che è il nostro grande nemico delle uova. In genere i manuali e i corsi ci dicono che basta portare il tuorlo a circa 62 gradi per qualche minuto, oppure usare tecniche di pastorizzazione controllata nel termoregolatore Ronner. Perfetto, no? Sembra semplice. Ma cosa succede se dentro quel tuorlo aggiungiamo sale o zucchero? Molti pensano, lo zucchero conserva, il sale disidrata, quindi sarà ancora più sicuro. E invece è proprio qui che inizia l'inganno. Immagina di dover combattere un nemico, la salmonella, usando il calore come arma. Nel tuorlo semplice questo nemico è nudo, vulnerabile, basta la giusta combinazione di temperatura e tempo e lo elimini facilmente. Ma quando aggiungi sale o zucchero succede qualcosa di pazzesco. Il sale e lo zucchero rubano l'acqua disponibile nel tuorlo e per il batterio questo è un segnale d'allarme. Attenzione, l'ambiente è ostile. Risultato? Il batterio arriva a dei meccanismi di difesa, cambia la sua struttura, si chiude a riccio e sviluppa una corazza che lo rende molto più resistente al calore. Quindi quella pastorizzazione che prima bastava, ora non basta più. I tuoi parametri diventano inutili. Cosa significa in pratica? Significa che se stai preparando una maionese con tuorlo e sale, una base per gelato con zucchero, una crema per tiramisù o una carbonara pastorizzata e usi i soliti tempi e temperature che trovi nei manuali o sui blog, potresti non eliminare la salmonella in modo efficace. Non sto parlando di teoria, ma di dati reali. Quando il tuorlo contiene zucchero o sale, il batterio può resistere anche 3, 4 o 5 volte di più al calore. Quindi, se ottenere lo stesso livello di sicurezza, diciamo una riduzione di 5 o 7 log, cioè un abbattimento praticamente totale, devi aumentare la temperatura o i tempi in modo significativo. Facciamo un esempio. Tuorlo semplice 62 gradi per 3 minuti, pastorizzazione efficace. Tuorlo con 10% di zucchero, per ottenere lo stesso effetto potresti dover arrivare a 65 o 66 gradi o mantenere la temperatura molto più a lungo. Capite che in una crema o in una base per gelato questa cambia completamente tutto. La texture, la coagulazione, il sapore e anche la sicurezza del prodotto finale. E qui arriviamo al punto cruciale. Molti ristoranti, laboratori o gelaterie dichiarano parametri di pastorizzazione standard, ma non considerano la composizione specifica della ricetta. Ogni ingrediente che aggiungi cambia il comportamento termico e microbiologico del prodotto. Un grande cuoco sa cosa fare per ottenere un buon piatto e soprattutto sa quando le regole classiche non bastano più. Senza entrare troppo nella microbiologia, vi basti sapere questo. Lo zucchero e il sale abbassano l'attività dell'acqua, cioè la quantità di acqua disponibile per i batteri. Quando l'attività dell'acqua scende, la cellula della salmonella si protegge. Questo la rende più resistente al calore, agli acidi e agli stress ambientali. Quindi sì, stai rendendo più difficile la vita ai batteri nel lungo periodo, ma li rendi anche più coriacei nel breve, proprio durante la pastorizzazione. È un paradosso che chi lavora in sicurezza alimentare deve conoscere molto bene. Ok, ma quindi cosa si può fare? 1. Validare i propri processi. Non basta dire seguo la ricetta nel libro. Serve testare il processo con strumenti reali, termometri, data logger, tempi precisi. 2. Conoscere la propria ricetta. Ogni aggiunta di zucchero o sale cambia la resistenza microbica. Verifica le curve di temperatura e adatta i tempi di conseguenza. 3. Non fidarti dei valori standard online.
I 62 gradi per 3 minuti funziona solo se su un tuorlo pulito, senza assoluti. 4. Formarsi continuamente. La sicurezza alimentare è viva, cambia con la ricetta. Se sei un professionista, tieniti aggiornato. Non è burocrazia, è cultura tecnica. E adesso una chicca per chi usa i termoregolatori Ronner. Hai mai visto chi disse di pastorizzare le uova intere col guscio a 57 gradi per 80 minuti? Funziona per ottenere una consistenza cremosa, certo, ma attenzione, non è una pastorizzazione microbiologicamente sicura. A 57 gradi la salmonella può sopravvivere ancora a lungo. Serve un equilibrio tra qualità e sicurezza. Se vuoi un prodotto davvero sicuro, devi validare il tuo processo, non copiarlo da internet. Quindi, ricapitolando, aggiungere sale e zucchero ai tuorli rende la salmonella più resistente. I parametri di pastorizzazione standard non sono più validi. Devi rivalutare tempi, temperature e processi in base alla ricetta. E ricordati, la sicurezza non è un optional, è parte della qualità del prodotto. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al canale e condividilo con i tuoi amici oppure colleghi e chef e pasticceri. Scrivimi nei commenti se vuoi che approfondisca come calcolare tempi e temperature sicure per ricette specifiche. Io sono Gianluca e qui parliamo di scienza, cucina e sicurezza alimentare, spiegate in modo semplice. Alla prossima e ricordate, un grande chef conosce il sapore, ma un vero professionista conosce anche la scienza che c'è dietro. Piatti chiari e amicizia lunga. Ciao!